amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto, dove troveremo la luna piena in pesci. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Cosa ci aspetta dal punto di vista astrologico? In senso generico, questa luna ci porta a un periodo molto adatto alla riflessione e alla ricerca interiore e spirituale. Possiamo avere l'occasione di allontanarci un po' dalla realtà e per riscoprire i propri sogni e i nostri desideri, seguire l'intuito, cogliere proprio quell'alto livello di empatia per riuscire a percepire attraverso i nostri sentimenti, le nostre emozioni, pensare alle cose più importanti e poi è un momento perfetto per porre finalmente fine a conflitti, dubbi, incertezze e paure. Di contro dobbiamo fare attenzione sia per noi stessi che per gli altri, la troppa sensibilità, il nervosismo, le vecchie esperienze e situazioni che ritornano, ricordi spiacevoli. Lo stato emotivo può essere abbastanza instabile, quindi irritabilità e rischiare di impantanarsi nelle illusioni, nelle paure e nei dubbi. Abbiamo visto le energie pro e contro dal punto di vista astrologico, adesso vediamo proprio per voi del Sagittario cosa vuole dirvi l'universo o anche proprio seguire il flusso delle energie lunari intorno al 13 agosto. Questa è l'energia principale, quella del tessitore di sogni. È una carta di azione, e cioè ci invita a stabilire un percorso, a fissare obiettivi e a impegnarci con costanza. Assolutamente non dobbiamo rimanere fermi ad aspettare e dobbiamo assolutamente sapere che l'universo lavora con noi, cioè insieme a noi, non per noi. Quindi vuol dire che gran parte del lavoro lo dobbiamo fare noi e quindi ci deve essere una certa predisposizione, buone energie e l'universo ci aiuta e ci sostiene. Se noi già partiamo sconfitti, se noi già incominciamo a dire ah questo non riuscirò mai a farlo, ci sono troppi ostacoli, dubbi, incertezza, poca chiarezza, allora possono bloccare queste cose. E visto che abbiamo una bellissima carta che ci invita proprio a sapere con precisione che cosa vogliamo, ecco il momento adatto proprio per decidere che cosa fare e l'universo ci verrà in soccorso, in aiuto e ci aiuterà. Poi troviamo luce lunare, anche questa è una bellissima carta perché ci parla di nuova energia, di gioia e qualcosa che funziona per il meglio. Possiamo trovare la strada spianata, possiamo riuscire a risolvere dei problemi importanti, c'è una fase di miglioramento oppure addirittura alcune cose andranno meglio di quello che pensate. Quindi proseguiamo con queste bellissime energie dove troviamo un altro messaggio da questa carta che è Dea, la dea della luna. Ci parla di protezione, ci parla di guida divina, ci parla anche dell'opportunità di seguire i nostri sogni, ma l'abbiamo visto sin dall'inizio, diciamo però dobbiamo essere audaci, sapere che con l'impegno possiamo raggiungere qualsiasi cosa, il nostro pieno potenziale, i nostri obiettivi, eccetera. C'è un altro messaggio che ci sta dicendo che magari c'è un lato nascosto o una capacità inespressa che merita attenzione, che quindi deve essere rivelata e ci può aiutare in qualche circostanza. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri messaggi arrivano per voi per questo periodo.
Il mago della pioggia è un bellissimo messaggio di manifestazione, soprattutto siamo noi che effettivamente possiamo manifestare in modo consapevole con delle nostre azioni, quindi agire per il bene, compiere un atto creativo, concentrarci sul nostro potere personale. Abbiamo visto che c'è qualcosa, che, è dentro di noi e che vuole emergere. E infatti questa carta va a sottolineare un po' tutte queste cose che devono essere utilizzate con consapevolezza, del nostro ruolo, di riconoscere il valore di ciò che siamo e di ciò che abbiamo. E quindi ecco qui, a consolidare un po' quello che è già uscito, di co-creare, di collaborare con il divino e di avere appunto, fiducia. L'altro messaggio arriva dalla croce andina. Questo messaggio, ci consiglia di aspettare il momento giusto, ma allora non dobbiamo avere assolutamente fretta, ogni cosa ha bisogno di tempo per maturare e manifestarsi. C'è un qualcosa nello specifico che è magari pronto a iniziare, è pronto anche ad essere colto come opportunità, invece c'è ancora un qualcosa che magari dobbiamo aspettare. E quindi, cerchiamo di osservare, di cogliere l'opportunità giusta, di lasciare andare quello che non è per noi, di cercare equilibrio e aspettare, trovare il momento giusto per intervenire, oppure se, qualcosa sentiamo che non è ancora pronto, allora aspettiamo proprio lì con pazienza. Poi andiamo a vedere l'ultimo messaggio che arriva dalla raccoglitrice. Ecco, a proposito proprio di raccogliere, visto che è una carta di abbondanza, di aver disponibilità di ciò che ci serve, ci parla di riconoscenza, di raccogliere ciò che è maturo, non solo, ci parla anche di condivisione di risorse, di fidarci del ritmo naturale, quindi senza ansia di controllo, con tutta la semplicità, si può vivere, con quello che si ha a disposizione, senza eccessi, senza complicazioni e come abbiamo visto, siccome, è chiaro il messaggio sia di possibilità da cogliere, sia di soddisfazioni che possiamo ottenere adesso, ma prepararci anche a una nuova fase di abbondanza e, ci vuole proprio il pieno equilibrio e utilizzare i mezzi a nostra disposizione, però anche di seguire un po' il flusso, degli eventi senza forzare nulla. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il nostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, mi auguro una buona luna. Ciao!